Ricordati dove eri un anno fa. E ora guarda dove sei adesso. In 12 mesi io e Avel abbiamo rivoluzionato la nostra vita e oggi siamo qua. Un anno può davvero cambiare tutto. Un anno fa vivevamo in una cascina rustica a 1000 metri sopra il mare. Bellissima. Eravamo ospiti del nostro amico pastore e in quel periodo stavamo crescendo la piccola Phoebe appena arrivata e i figli della nostra fantastica Artichina. Ma non avevamo un centesimo. Venivamo da un periodo un po' tosto ed eravamo bloccati. Così abbiamo preso una semplice decisione: partire. Abbiamo quindi comprato un van chiedendo un prestito, un furgone Iveco degli anni 90, lungo 7 metri. Ci abbiamo fatto qualche lavoretto da soli, per quello che potevamo fare. Quindi abbiamo deciso di andare a cercare un lavoro in Svizzera. Siamo così partiti con la nostra nuova famiglia appena allargata, noi 2 e i nostri 3 cani. Ma non avevamo alcun piano. Ci siamo buttati a cercare lavoro senza sosta in tutti i modi possibili. Cercavamo online, nei centri di impiego, chiedendo nei vari posti di persona. Siamo pazzi completamente. In mezzo alla neve, senza alloggio. Chi ci ha seguito sa quante sfide abbiamo affrontato. In quei 2 mesi in Svizzera ne sono successe tante, ma nonostante tutti gli sforzi non abbiamo trovato nulla. Così, a corto di soldi e stanchi di quel grigiume, ci siamo spostati momentaneamente in Francia. Era una garanzia. Infatti siamo riusciti a trovare un posto nel giro di pochissimo e abbiamo potato per un mese in vigna. Ma finalmente, mentre eravamo in Francia, ci ha chiamato un tizio dalla Svizzera, uno tra le centinaia di persone che avevamo contattato, facendoci un'offerta davvero allettante. Non potevamo rifiutare, era la nostra occasione. Quindi abbiamo macinato di nuovo centinaia di chilometri per tornare indietro. Quello è stato davvero un viaggio assurdo. Vi dico solo che, ad un certo punto, abbiamo trovato casualmente una chiesa in una grotta sotterranea pazzesca. E che poco dopo abbiamo pure rischiato la vita in autostrada. Porca puttana, abbiamo dovuto viaggiare con la marmitta staccata per tipo 8 km perché non trovavamo nessun posto. Aveva pure iniziato tipo a fare scintille, no? Ste robe qua, proprio dai, siamo vivi and vegetables. A questo punto eravamo quasi arrivati. A 5 chilometri dalla realizzazione del nostro obiettivo. Mancava una sola notte e avremmo finalmente iniziato a lavorare in Svizzera. Allora, amore? Eccola, siamo arrivati. E così, 8 mesi fa, abbiamo raggiunto l'obiettivo che ci eravamo prefissati. Stavamo abbastanza comodi, avevamo elettricità, wifi, acqua calda e un'ottima paga. Ma lavoravamo molte più ore rispetto alla Francia, 50 a settimana invece che 35. Le vigne poi erano infinite. Si lavorava con qualsiasi temperatura, esclusi per fortuna almeno i giorni di pioggia forte. Faceva sempre freddo, molto freddo. Al mattino era sempre tutto congelato, la terra, l'acqua, il nostro intero furgone. Ogni giorno era una battaglia.
Ma non lavoravamo solo in vigna. Già, perché questa famiglia aveva una scuderia con una 70 di cavalli. Alcuni erano lì in vacanza, altri li allevavano e altri ancora li addestravano per le gare. E quando ci andava bene, pulivamo il loro sterco. Perché dico che ci andava bene? Semplice. Dopo che fai da settimane lo stesso movimento con la mano e che vedi sempre la stessa scena davanti ai tuoi occhi, poter spalare la merda ci rendeva felici. Tra l'altro, il posto era assurdo. Un giorno vedevamo la gente coi lama a passeggio e il giorno dopo suonavano le sirene antiaeree come fosse la fine del mondo. Cioè, ti immagini, mo partiva che nessuno ci aveva detto niente? E ci hanno avvisato 5 minuti fa, tra l'altro. Ad ogni modo, dopo quasi 2 mesi, siamo arrivati alla fine di questa esperienza, stanchi, anzi distrutti, ma con i soldi di cui avevamo bisogno. Alla fine il motivo per cui avevamo fatto tutte ste sbatte era guadagnare più soldi nel minor tempo possibile. Il tizio ci ha proposto di tornare ancora a maggio e abbiamo accettato. Ora però volevamo solo tornare a casa. Ma una casa nostra non ce l'avevamo. Sei mesi fa, finalmente, eravamo di ritorno in Italia. Ripartimmo coi nostri soldi, il nostro bel bagaglio di esperienze e decidemmo di andare a cercarci una casa. Volevamo una casa tutta nostra, una cascina immersa nel bosco dove i cani potessero stare liberi e noi potessimo godere di uno spazio dove concentrarci sui nostri progetti, senza rumore e senza persone, circondati solo dalla musica della natura. Abbiamo usato lo stesso metodo di ricerca che avevamo già sperimentato nel nostro viaggio. Chiedevamo a tutti. Facevamo lunghissime camminate di esplorazione, passavamo dai paesini e chiedevamo a qualsiasi persona, ogni giorno, dappertutto. Stiamo andando a vedere una casa. E dopo 11 giorni di pura determinazione e tenacia, Dateci una casa. alla fine l'abbiamo trovata. Quando siamo arrivati non c'era luce e l'acqua non arrivava in casa. Quindi i primi giorni abbiamo dormito per terra e illuminavamo tutto con le candele. La casa era tutta da svuotare, pulire a fondo e rendere nostra. Era piena di mobili marci, ragnatele dappertutto. Un'esplosione di una moka che sembrava un omicidio addobbava il soffitto della cucina. Ma già si vedeva il suo potenziale. Per noi era perfetta. Abbiamo passato ogni giorno a sistemare e a far legna, visto che era ancora freddo, e la sua bellissima stufa ci dava tutta l'energia del mondo. Eravamo così immersi nella nostra nuova realtà e presi dalla trasformazione della nuova casa che quasi non ci accorgemmo del tempo che passò. Era maggio, 4 mesi fa. Era arrivato per noi il momento di tornare in Svizzera. Di quel periodo abbiamo pochissime riprese. Di certo non ci aspettavamo avvenimenti rivoluzionari. Invece è stato il mese più importante di quest'anno che ha cambiato definitivamente la nostra visione. Un mese catastrofico.
Fin dall'inizio percepimmo una strana sensazione, come se stessimo per interrompere erroneamente il nostro flusso. Sentivamo che sarebbe successo qualcosa di importante. Ad ogni nostro passo compiuto in quella direzione si contrapponeva una forza furiosa, la cui voce riecheggiava come una campana del risveglio. Un suono che non potevamo più far finta di non sentire. Tentammo in tutti i modi di arrivare al lavoro, ma in quel posto non ci arrivammo mai. Buongiorno dalla Svizzera. Praticamente siamo bloccati nel centro controllo della polizia del cantone dei Grigioni. Siamo sostanzialmente in ostaggio. Abbiamo già speso 1.000 euro di multa e ci hanno messo un fermo. E abbiamo ovviamente anche perso il lavoro perché non possiamo arrivarci. Dobbiamo capire come riuscire a fuggire da questo posto. Perdemmo il lavoro e tutti i risparmi perché fummo bloccati dalla polizia svizzera, multati e impossibilitati a proseguire, senza alcun valido motivo. Il van era perfettamente funzionante, ma il destino, a quanto pare, non voleva farci andare in quella direzione. Non aver ascoltato il nostro intuito in quel caso ci costò caro, letteralmente. Nell'attesa di una soluzione decente, passammo i giorni cercando di non dare di matto e tentando di capire perché era successo tutto questo. Stiamo aspettando il nostro possibile salvatore. Forse abbiamo trovato un carro attrezzista che, arrivando dall'Italia, ci fa un prezzo quantomeno onesto che possiamo coprire con l'assicurazione. Ma nel momento in cui trovammo la soluzione per andare via dalla Svizzera, dentro di noi non percepimmo più chiarezza. Anzi, eravamo solo più confusi. Avevamo perso un sacco di soldi guadagnati con tanto sudore, quindi decidemmo di ripiegare ancora una volta verso la Francia. Ma questa volta non sarebbe stato lo stesso. All'inizio non fu facile da accettare. Ma il lavoro non voleva essere trovato da noi. Anche in Francia tentammo in tutti i modi di trovare qualcosa. Ormai sono 3 settimane che cerchiamo lavoro qua in Francia. Tutti i lavori però saltano all'ultimo. Dopo la tragica esperienza in Svizzera, questa sembrava proprio una conferma. È stato lì che ci siamo detti, forse non è quello che dobbiamo fare. Vagammo in un limbo che sembrava senza uscita per settimane, cercando di osservare attentamente tutto ciò che ci stava accadendo. Gli avvenimenti sembravano catastrofici, eppure noi, quel mese di maggio, lo vivemmo appieno come un'enorme rivelazione. Perdevamo soldi, ma trovavamo quadrifogli. Perdevamo opportunità, ma stavamo ritrovando la voglia e la grinta di seguire la nostra vocazione. La logica ci diceva di continuare a cercare un lavoro, ma noi seguimmo le nostre intuizioni. Capimmo che quest'ultimo tentativo non era un fallimento, ma una scossa che serviva a farci realizzare che era ora di mettere tutte le qualità acquisite in quei mesi di duro lavoro a servizio di ciò che amavamo. Era il momento di iniziare a fare sul serio. Ora siamo qua. Guardare indietro nella vita ti fa comprendere quanto davvero ti sei messo in gioco. Oggi però, insieme ad Avel, facciamo un nuovo passo. Siamo artisti ed è il momento di mostrare la nostra visione. Vogliamo mostrare le sfide dell'artista, far vedere come i nostri occhi filtrano il mondo e come funziona il processo creativo. Da dove nasce l'intuizione e come si porta avanti l'ispirazione. Portare un universo dove il bianco più luminoso e il nero più oscuro vorticano creando sfumature di ogni tipo. Il 6 e il 9,
Due energie opposte perfettamente complementari, come una sconfitta che ti fa capire ciò che davvero vuoi, come un dolore che dà valore alla gioia. Un universo connesso alla vera essenza del mondo, portato alla luce grazie all'arte. L'universo Seinovers.